Ciao a tutti, ben arrivati sul canale Cose Cinesi. Nel video di oggi vi mostro questa fat bike estremamente economica. Il brand è One Sport. Sono sicuro che l'avrete visto, specialmente se siete alla ricerca di una bicicletta, perché sta invadendo il mercato. Ho contattato l'azienda, mi hanno fatto scegliere ed io ho scelto questa, che è quella che più mi piaceva in assoluto, a un prezzo estremamente competitivo, sicuramente il più basso tra tutti i competitor che offrono questo tipo di bicicletta con le ruote fat. Ma nonostante sia molto economica e il prezzo ve lo dico alla fine con una sorpresa, tra l'altro, nonostante sia molto economica, devo dire che da una pista straccia anche molti suoi competitor per quanto riguarda la dotazione e le performance. Insomma, in questo breve video vi mostro com'è fatta, vi mostro come va e vi dirò le mie impressioni. Il video di unboxing e assemblaggio è alla fine di questo video. OT29 è disponibile in un solo colore, come vedete, nero e arancio, con gomme marroni. E a me piacciono davvero un sacco questo tipo di pneumatici, perché quando ero boccia avevo una bici proprio con questo tipo di ruote a due colori, e questo qui è il motivo che mi ha fatto innamorare di questo modello. Vediamo un po' le caratteristiche tecniche. Il telaio è completamente in alluminio, pieghevole. La bici pesa circa 30 kg, è in linea con le biciclette sue competitor per quanto riguarda, insomma, la linea di fat bike. Per maneggiarla, caricarla in auto eccetera, il mio consiglio è: prima di tutto rimuovete la batteria in modo da alleggerirla e poi la potete piegare e caricare in macchina. Le operazioni di piegatura sono sempre le stesse praticamente di tutte le biciclette. Sul telaio c'è la chiusura con anche la sicura, si apre quella, si inclina un po' il telaio e con la chiave si sblocca la batteria e la si estrae, scivola fuori. Una volta che avete tolto la batteria si può facilmente caricare in macchina. A proposito della batteria, è da 48 volt 17 Ah, è davvero enorme come dimensioni. È in assoluto la batteria più grossa che io abbia mai visto su una delle bici che ho provato finora qui sul canale. Ad ogni modo, per chi fosse interessato alle misure della bici da chiusa, l'ingombro è di 92 x 50 x 80 cm e per darvi un'idea comunque ci sta nel bagagliaio della mia Golf, però almeno uno dei due sedili va abbattuto. Davanti c'è la porcella che è ammortizzata, non regolabile, è abbastanza morbida. C'è il fanalino LED che si attiva con la pressione prolungata del tasto più sul computer di bordo e c'è anche il graditissimo portapacchi. Ed è veramente un bel cestino questo qui, con quest'anima di alluminio leggerissimo, tra l'altro. Ha anche le due maniglie per andare a fare la spesa, guardate com'è figo questo affare qui. Quindi le due manigliette che quando non ci servono le mettiamo dentro, e dà pure un sistema di chiusura come gli zainetti, vedete. Quindi qui quando è chiuso mettete tutto dentro, quello che avete comprato è a riparo e ve lo potete portare appresso anche per fare le vostre commissioni. Il sistema di aggancio e sgancio è rapidissimo, si appoggia qui, si arriva a fine corsa, c'è un cursore da portare in posizione e il cestino è fissato. Dietro il portapacchi è fisso, è estremamente robusto e solido. Ha il fanale posteriore integrato, sempre a LED e sempre alimentato anch'esso dalla batteria principale. Questo fanalino posteriore funge anche da indicatore di frenata, da luce di stop. Le due ruote sono da 20 pollici x 4, hanno due super cerchioni larghissimi a raggi. Gli pneumatici sono tassellati, mediamente tassellati, e mi hanno francamente stupito per il grip che hanno. Non mi aspettavo assolutamente una presa così salda al terreno. E se la bici è bella, fluida e corre lineare senza intoppi sull'asfalto, la stessa cosa si può dire quando si va sullo sterrato, perché queste gomme danno veramente un senso di sicurezza estremo. Sono aggrappate al terreno, anche se è sconnesso, anche se c'è un po' di fango come in questo momento. Insomma, la bici è molto stabile. Le ruote sono comodamente coperte da parafanghi in metallo, ben ancorati e che non vibrano affatto. I freni sono a disco di tipo meccanico, non idraulico. I dischi dei freni sono da 160 mm. Il motore invece è posteriore, nella ruota posteriore, ed è da 500 watt, ma attenzione perché sulla carta e ovunque è indicato come 250 watt. In realtà questo è stato fatto solo per rientrare nella normativa. In realtà il motore è da 500 watt e può raggiungere picchi di 750 watt. Vicino al motore invece c'è il cambio Shimano Altus a 7 rapporti, ben regolato già all'arrivo, non ho praticamente toccato assolutamente il cambio.
Sul lato destro del manubrio c'è il relativo selettore dei 7 rapporti. Sulla manopola di destra c'è anche il semi acceleratore, cioè mezza manopola può girare e fare da acceleratore. Attenzione che questo è disattivato di default all'arrivo della bici. Dall'altra parte l'ottimo display monocromatico che è retroilluminato, che è ben visibile in ogni condizione di luce, e il campanello che ho deciso di installare. Accendere e spegnere la bici si fa tutto col tastino centrale del computerino di bordo, una pressione prolungata su quest'ultimo e la bici si accende e si accende pure il display. Le modalità di assistenza sono 3 più 1, praticamente c'è la modalità 0, ovvero sia la bici è completamente manuale, muscolare, dovete pedalare per andare avanti. Poi premendo i tastini più aumenta il numerino relativo all'assistenza e si possono raggiungere i 15, i 20 e i 25 km orari. Queste sono le velocità di default. In assistenza 0 praticamente si pedala muscolare e devo dire che nonostante la mole abbastanza importante della bici, con il giusto rapporto sul cambio Shimano non è assolutamente difficile da utilizzare in maniera completamente muscolare. Se da modalità 0 si passa premendo il più in modalità 1, parte il motore che ci aiuta e ci fa mantenere con sforzo praticamente nullo la velocità di 15 km all'ora. Se premo di nuovo il più, il motore aumenta di spinta e si raggiungono i 20 km all'ora. Premo l'ultima volta il tasto più, lo sentite, il motore spinge 25 km all'ora. Una pressione prolungata invece sul tasto meno attiva la modalità di passeggio. Modalità passeggio che, come vedete, avvia il motore a 5 km orari ed è comodo per quando dovete portare la bicicletta al passo, poi a piedi con la bici a fianco, per non dover fare la fatica di spingerla. Come praticamente tutte le e-bike, anche questa bicicletta, il computerino di bordo ha dei parametri segreti. Come si accede a questo menu segreto? Tenendo premuto con bici accesa i tasti più e meno. E qui si possono ciclare tutti i parametri segreti. Ad esempio è possibile sbloccare l'acceleratore di destra. L'acceleratore di default non funziona. Per abilitarlo si accende la bici, si va nel menu segreto premendo più e meno, si va sul menu P10, con la pressione sul tasto centrale si arriva sul P10 e qui schiacciando 2 volte il più si deve impostare lo 0002. Si aspetta che il menu esca e a questo punto l'accelerazione è abilitato. Ovviamente bisogna mettere una delle modalità di assistenza. In velocità 1 la ruota gira a 15, 2 20, 3 a 25. È possibile anche sbloccare i 32 km orari perché di default la bici ne fa 25 km all'ora. Si possono fare anche i 32 km orari. Come si fa? Si preme, si tira la leva del freno sinistro, si tiene tirato e si accelera e contemporaneamente si accende la bicicletta. Si aspettano 7, 8, 10 secondi. Ok, adesso si può rilasciare. Se adesso vado in assistenza 3 ed accelero, vedete che la bici raggiunge i 32 km orari. Se per caso voleste riportare la bicicletta a 25 km orari si fa la stessa operazione, solamente che invece di accendere la bici con tirato la leva del freno sinistro, si deve accendere la bici con tirata e accelerato la leva del freno destro. Ottimo anche il sellino, assolutamente carino anche dal mio punto di vista, molto ben imbottito e anche ammortizzato. Come vedete la bici permette veramente di essere utilizzata da persone molto alte. Io sono alto 183, 1,83 m, il manubrio non è assolutamente alto del tutto, si può alzare ancora, come anche si può alzare ancora il sellino.
A me piace correre col sellino alto, ma vedete che la posizione è estremamente comoda anche per me che non sono basso, insomma. Le dimensioni, l'altezza suggerita ideale per utilizzare questa bicicletta va da 160 cm, quindi da 1,60 m a 1,90 m di altezza. Sul fianco sinistro del telaio c'è un gommino che chiude un buchetto. Qui possiamo caricare la batteria senza doverla estrarre. Comunque è a scelta di chi usa la bici. Si può caricare sia da montata sulla bicicletta sia da batteria estratta. Quando carichiamo la bici in macchina, se abbiamo poco spazio, possiamo anche ripiegare i pedali. Anche questo qui è un bel vantaggio, insomma, ma si va a risparmiare circa un 7-8 cm per lato. Adesso provo a farvi sentire l'accelerazione da fermo nell'assistenza 3, la più forte, con il cambio più duro. Vediamo in quanto tempo riusciamo a partire e da raggiungere i 25 km all'ora. Non c'è nessuno attorno, parto, eccolo che il motore spinge. 25 all'ora, avete visto? E praticamente con sforzo zero sforzo completo, perché questa bici non è dotata di sensore di coppia, quindi non misura la spinta che date sui pedali, ma semplicemente controlla che i pedali girano. E parliamo dell'autonomia di questa One Sport OT29, autonomia che è uno degli aspetti che sicuramente interessa chi sta vagliando il mercato per prendere una bici elettrica. Tralasciando i dati che dichiara il costruttore, che comunque non si discostano tanto dalla realtà in questo caso, perché sono riuscito a fare con una carica di batteria oltre 50 km, praticamente 55 km, utilizzando l'assistenza a livello 3. Quindi non acceleratore, assistenza a livello 3 fino a 25 km/h nei limiti legali, quindi 25 km all'ora. Si può far meglio se una persona, invece di andare via sempre a 25 km all'ora, come ho fatto io, imposta la velocità massima a 20 oppure a 15, sicuramente l'autonomia cresce. Come anche il chilometraggio può essere un po' eroso, se magari abilitiamo l'acceleratore, magari quello non tanto, però probabilmente sì, calerà il chilometraggio totale se sblocchiamo la bici alla velocità di 32 km/h. Ecco, comunque un'autonomia reale di 55 km, facendo comunque un sacco di ripartenze, un po' di sottopassi, salitine, una cosa e l'altra, secondo me per una bici di questo tipo, con questa massa, con questo peso, è estremamente un ottimo risultato. Va anche detto che quando la carica residua della batteria scende sotto al 20%, la bici perde un po' di brio, ma non di potenza, perché comunque nonostante tutto è riuscita a tirarmi su dai sottopassi e a fare qualche salitina, quindi la potenza rimane, cala un po' lo spunto, il colpetto che ti dà quando il motore parte a tirare. L'assistenza elettrica del motore parte circa 3 secondi dopo l'inizio della pedalata e si ferma la spinta quando si raggiunge la velocità relativa al livello di assistenza impostato. Se invece si abilita l'acceleratore a manopola, diventa praticamente un motorino a tutti gli effetti. Quindi occhio, perché con l'acceleratore sbloccato non si può transitare su strade pubbliche e nemmeno se avete sbloccato la velocità massima a 32 km. Frenata da 30 all'ora. I freni sono di tipo meccanico, non sono idraulici, però nonostante tutto funzionano abbastanza bene. Ho misurato circa uno spazio di frenata di più o meno 5 metri alla velocità di 30 km all'ora. Sono qualche volta un po' rumorosi, tendono un po' a fischiare, ma anche questa qui è una caratteristica comune a bene o male tutte le bici che ho provato. Ergonomia e comfort, questa è stata davvero una sorpresa. Ora capisco perché in giro vedo un sacco di fat bike. Un po' da zuccone, devo ammetterlo, pensavo che non fossero assolutamente una buona scelta per l'uso in città. Invece avevo torto in pieno. Mi sono reso conto che in primis non sono affatto difficili o dure da utilizzare, da pedalare se si è senza batteria, quindi completamente muscolari, è veramente facile perché scorrono bene. E secondo, perché queste ruote un po' cicciotte così sono anche molto belle da vedere, a mio avviso, fanno la differenza quando si corre in strada.
su qualsiasi fondo si vada, sia asfalto liscio, sia ciottoli, sia sanpietrini, sia su fondi sterrati. Non si sente assolutamente la mancanza di un ammortizzatore posteriore. Il connubio tra ruote FAT, una sella morbida, forcella anteriore ammortizzata è veramente ottimo e per quanto mi riguarda devo dire sicuramente ideale per uso cittadino. E un'altra cosa che francamente mi ha sorpreso è il tiro di questo motore. Durante le salite sui sottopassi che ho fatto non solo ce la faceva tirarti su, ma si guadagnava velocità. Vuol dire che questo motore ha veramente una discreta potenza e io sono 80 kg di uomo sopra, quindi non sono proprio un peso piuma. In conclusione, tiriamo un po' le somme di questa bicicletta. Le cose che mi sono piaciute un po' meno sono che c'è un'assenza di antifurto, cioè la chiave serve solo per lo sblocco della batteria, ma non per chiudere la bici in qualche maniera, per disabilitare il motore. E la seconda cosa è forse il peso, che è in linea, come ho detto, con i competitor, però comunque non è poco. Maneggiare questa bici più volte se si è da soli può diventare un po' un problema. Insomma, se si è in due ce la si fa bene, da soli c'è da fare un po' di fatica. Punti di forza invece della OT29 sono la ottima autonomia, il cestino estraibile anteriore che è veramente una figata dal mio punto di vista, e anche le manopole ho trovato molto comode, molto rilassanti e non fanno male anche dopo tanti chilometri. Infine, super è il prezzo. Infatti il prezzo di listino è di circa 800 euro, mi pare, dovrebbe essere circa 800 euro, ma l'azienda, oltre a farmi provare la bicicletta, mi ha dato anche un codice sconto. Quindi usando il codice sconto Cose Cinesi, che c'è scritto sotto qui e c'è il link alla bicicletta, potete portarla a casa per 699 euro. Ebbene, nel mio canale Telegram, al quale vi invito anche ad iscrivervi se già non siete iscritti, ho postato spesso offerte di biciclette di questo tipo, di fat bike, con questo form factor tipo Graziella, diciamo così, un po' potenziata. Ma non ne ho mai vista una a 699 euro, quindi a mio avviso questa, per la dotazione che ha, cioè per tutte le cose che ti danno, ovvero sia il cestino anteriore, il portapacchi posteriore e tutto questo bel pacchetto di bici fat a 699 euro non l'ho mai trovato, specialmente in relazione alla robustezza e all'autonomia, alle performance che ha questa OT29. Voglio dire, magari non è la bici migliore per i lunghi viaggi, opterei per un modello a ruote più grandi se dovessi prendere una bici da tragitti lunghi, ma per quanto riguarda l'uso cittadino mi sono ricreduto alla grande su queste fat bike e specialmente questa, globalmente parlando, credo sia una ottima soluzione, un'ottima scelta per chi ha bisogno di un mezzo per l'ambito urbano. Capisco proprio perché ce ne sono così tante in giro, specie quando vado in giro per le città, quasi tutti che corrono in città hanno questo tipo di bici. Non sapevo perché, ora l'ho capito. Se questo video vi è stato utile o vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale magari iscrivetevi. A voi magari non cambia niente, ma a me personalmente aiuta tanto perché mi permette di avere più forza se devo richiedere prodotti da provare e da portarvi qui come testimonianza, come recensione. Ci vediamo qua sul canale con altre cose, con altri video al più presto. Ciao a tutti, da Diego. Questo qui è il grande scatolone della OT29, vediamo un po' cosa ci arriva dentro, come si monta e insomma la prepariamo per l'uso. Sellino, scatola accessori che contiene libretto delle istruzioni, purtroppo solo in inglese ma pieno di figure e illustrazioni. Poi c'è anche un altro piccolo manualetto sfogliabile che ha le istruzioni di montaggio passo passo con tutte le figure, tutti gli step su come assemblare la bicicletta. Questo è molto comodo perché le figure sono veramente chiare. Poi nella scatola ci sono i due pedali, destro e sinistro. Poi c'è un sacchetto che contiene i cutter infrangenti da attaccare sui raggi, il campanello da attaccare sul manubrio e il cutter infrangente posteriore che presumo sia da attaccare sul tubo sella. Ultima cosa presente nella scatola è questa fantastica chiave multi strumento, vedete, c'è perfino
le bussole, oltre ai cacciaviti e a tutte le brugole. Questa qui è veramente molto carina e gradita, molto bello che ci diano questa chiave. In un'altra scatola c'è l'alimentatore carica batterie con presa italiana, carica batterie con uscita 54.6 volt a 2 ampere. Tiriamo fuori questa bestia di bici dallo scatolone. Primo step di installazione: si prende questo elemento del tubo del manubrio e lo si infila nello sterzo, posizione al momento casuale. Dopodiché questo qui, che può essere spinto in questa maniera, permette di piegare questa parte e quindi con le chiavi fornite tiriamo leggermente questa testa qua. Ok, l'ho tirata leggermente, comunque vedete questa parte è comunque ancora libera, non è bloccata, non è solidale con le forcelle. Per farvi capire qual è la posizione corretta finale di questo, che magari può dare un po' di dubbi, tenete buona come indicazione dove c'è il gancio del cestino che deve appunto andare qui davanti, quindi la piega sarà in questo senso e il gancio di chiusura sarà circa a 45 gradi rispetto alla forcella. Oltretutto potete capirlo anche guardando dentro, qui c'è una nervatura di plastica che servirà appunto da guida quando andiamo a inserire il tubo del manubrio, che farò tra un secondo. Quindi questa guida qui deve essere perpendicolare al resto del telaio col posteriore. Step successivo: montiamo il manubrio, perciò tiriamo in giù questa parte qui che si piega, prendiamo il nostro bel manubrio, qui c'è la guida che vi ho detto deve andare a corrispondere con la nervatura di plastica che c'è qui dentro, quindi è impossibile non trovare la posizione corretta. Si inserisce questo e a questo punto possiamo raddrizzare, pieghiamo indietro e possiamo tirare questa vite una volta che abbiamo verificato di essere ben centrati. Eventualmente possiamo correggere in un secondo momento. Prima di montare la ruota davanti bisogna montare il parafango anteriore, eccolo qua. Come va fissato questo? Sui due ferretti laterali bisogna svitare le viti che ci sono attaccate alle forcelle, quindi una di qua e una di qua, e si usano le asole sui due supporti, mentre sul davanti va svitata questa vite qui e fatta passare sull'asola che c'è qui sul parafango. Attenzione che qua va fissato pure il fanalino anteriore. Per questo vi dovrete aiutare con una pinza, perché il dado dietro non è presaldato e quindi gira a vuoto e con le mani non ce la si fa a tenerlo fermo. Montaggio ruota anteriore: bisogna togliere il traversino di sicurezza che ha tenuto ferme le forcelle durante il viaggio. Con questa chiave qui si allentano leggermente questi dadi qua, si toglie questo, si fissa, si monta la ruota e utilizzando questo qui che è lo sgancio rapido si riesce a fissarla in sede. Montiamo il sellino sellone.
Fissaggio parafango posteriore, stessa cosa analoga di quello anteriore, si svitano questi e si fa passare attraverso l'asolina sul supporto, sia di qua che di là. Pedali, prima un po' a mano, R destra, L sinistra. Partito alle 2, sono le 3:30, un'ora e mezza da solo con telecamera, quindi secondo me se siete in due si fa abbastanza prima.